Parliamo di uno dei personaggi più enigmatici e straordinari del Novecento. Anzi, ai noi purtroppo è scomparso nel 1994. Mago, medium, spiritista, insomma, qualsiasi aggettivo possibile che riguardasse qualcosa di particolare gli è stato dato. Capito che stiamo parlando di Adolfo Gustavo Roll. Cosa cominciamo a parlare della vita, della biografia, chiamiamola così, la vita biografica di Roll. Perché? Perché dobbiamo capire se questa persona era un mistificatore o era veramente una persona speciale. Chiamiamola speciale perché lui è riuscito a raggiungere un livello di spiritualità pari a quella di Padre Pio, sebbene Padre Pio fosse in realtà poi un religioso, un cristiano fervente, un cattolico fervente, era frate nonché prete, e Roll raggiunse anche lui alcune vette spirituali, tra il quale il dono della bilocazione. Però prima di vedere tutte queste cose straordinarie di cui lui è stato attore e di cui abbiamo migliaia di testimoni, decine di libri scritti che riportano i fatti accaduti, cerchiamo di capire chi era lui in realtà, se aveva bisogno di soldi, se era una persona che cercava di mistificare o cosa altro era. In realtà Roy nasce da una famiglia più che benestante a Torino nel 1909. Il padre addirittura è un dirigente della banca commerciale incaricato di aprire la più grande sede allora d'Italia proprio a Torino, la sede bancaria della banca commerciale a Torino. La mamma Marta Peruglia, è figlia del presidente del tribunale di Saluzzo, quindi anche lei viene da una famiglia benestante. Fra le altre cose non era nemmeno figlio unico, quindi non è che fece un percorso tagliato o coperto dalle responsabilità, in quanto aveva due fratelli più grandi, cioè un fratello e una sorella, Carlo e Giustina, e nel 1914 gli nacque in famiglia una sorellina più piccola, Maria. Quindi anche il suo essere parte di una famiglia di quattro figli non lo aveva messo in particolare crisi di qualche maniera, di qualcosa, quindi non aveva problemi particolari né di relazione con gli altri, perché non era figlio unico che poteva avere chissà essere trattato chissà come, né di vita agiata, perché abbiamo detto che è cresciuto fino a questo momento in una famiglia benestante, in un'epoca in cui essere benestanti contava molto di più di oggi, perché si poteva accedere a beni e servizi che la maggior parte della gente non poteva accedere. Non solo il papà Vittorio e la mamma Marta provenivano da famiglie benestanti, eccetera. Tutta la famiglia, pensate che il cugino Franco Roll diventerà prima pilota automobilistico e dopo grande industriale. Per cui la famiglia in cui nasce e cresce Roll è una famiglia agiata, una famiglia della Torino Bene, e non può altro che frequentare scuole e famiglie benestanti. Per cui la sua infanzia, dal punto di vista economico, comunque è un'infanzia piacevole, gradevole. A Roll non manca nulla e si accultura, abbevera al mondo della cultura come pochi in quell'epoca, in quegli anni. Interessa durante l'adolescenza la musica, la pittura, può frequentare addirittura attori, scusatemi, può frequentare addirittura pittori, musicisti, fino al 1923, anno in cui si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino. Si laureerà poi nel 1933, quindi dal 23 al 33, dopo 10 anni si laurea. Più tardi, più avanti, ancora qualche anno più avanti, conseguirà un'altra laurea a Londra in economia e una laurea addirittura in biologia. Questa però in biologia medica la prende poi a Parigi, quindi ha 3 lauree: giurisprudenza,
economia, biologia medica. Una presa a Torino, una presa a Londra e una presa a Parigi. Ma era appassionato da quello che si capiva di musica, di arte, in questo caso anche di biologia, perché aveva fatto studi di giurisprudenza e perché poi intraprese all'inizio, nel 1925, una carriera bancaria mentre ancora studiava. Questo era per adeguarsi ai voleri del papà, ai voleri della famiglia, per non andare contro a quelli che erano i desiderati della sua famiglia. Come bancario viene mandato in giro, anche perché lui parlava e riusciva a districarsi bene con le lingue, come abbiamo visto ha studiato in 3 grandi città europee, fu mandato a Marsiglia, a Parigi, a Londra, dove appunto durante questi soggiorni studiava, a Edimburgo, Casablanca e anche a Genova, dove visse per un periodo e lavorò. Quindi col discorso bancario ebbe modo di girare e di continuare anche i suoi studi, come abbiamo detto. Raccontò poi che di aver incontrato e questo è uno dei fatti salienti della sua vita che poi lo porta a essere quell'essere straordinario di cui parleremo, di aver incontrato durante un soggiorno a Marsiglia, quindi per motivi di lavoro, tra il 1925 e il 1926 un polacco, un personaggio polacco di cui non si sa molto, il quale gli insegnò alcuni giochi con le carte, alcuni giochi particolari, perché questo polacco sembrava quasi che facesse delle magie con queste carte, non si capiva bene come riusciva a fare questi giochi di prestigio. Questo polacco era molto scettico nei confronti della religione e non credeva all'esistenza di Dio. Però si fece poi frate e si chiuse in clausura. Perché? Perché assieme a Adolfo Gustavo Roll si recò a Lourdes per un pellegrinaggio, per un giro in amicizia, visto che erano a Marsiglia, e dissero andiamo a fare un giro a Lourdes, e là furono testimoni di una guarigione miracolosa. Dapprima il polacco si infuriò, diceva che era una mistificazione, ma poi davanti all'evidenza dei fatti non riuscì a darsi una risposta, tanto che entrò in crisi e quindi addirittura si convertì alla fede e si chiuse in convento dove si fece frate e vi restò fino alla morte. Ebbe una grande conversione religiosa dopo questa testimonianza. Prima di intraprendere gli studi per un paio d'anni fece un tirocinio da giornalista. Come abbiamo detto, imparò anche, frequentò musicisti, frequentò artisti, imparò a suonare discretamente bene il pianoforte e si dilettò con lezioni di violino, del quale comunque ne apprese dimestichezza. Questo è per capire bene che personaggio poliedrico e che personaggio dalla mente acuta era Adolfo Gustavo Roll. Ma torniamo a quel momento che lui incontrò il polacco che poi in seguito alla guarigione vista a Lourdes si convertì. Da quel momento anche Roll iniziò a avere dei pensieri. Lui era di fede cattolica, frequentava la chiesa, questa potenza spirituale lo incuriosì, lo ispirò, quindi cercò di allenare la mente perché lui voleva cercare con la sua mente di capire, di carpire questa potenza spirituale. E ottenne un risultato che addirittura lo spaventò. Inizia a intraprendere degli studi spirituali, cerca di raggiungere una certa illuminazione e si dedica con fervore anche a questi giochi con le carte perché riescono a permettere di concentrarsi, di raggiungere uno stato, chiamiamolo così, di coscienza alterata, quindi uno stato di stimolazione cerebrale, e ottiene un risultato così sorprendente tanto da spaventarsene. Se ne spaventò e scrisse
un piccolo testo sul suo diario dove lui descrive questo momento di ansia, di spavento dato da questa potenza che scoprì casualmente facendo questi esercizi misti di spirituale e di concentrazione mentale. Gli esperimenti prevedevano la mescolanza di colori, musica, cioè una serie di elementi che mescolati insieme riuscivano a creare un'espansione della forza mentale e della spiritualità. Diciamoli così, perché il fenomeno Roll è tutt'oggi discusso e nessuno è riuscito a dare una spiegazione dal punto di vista scientifico. E non è vero che lui si rifiutò sempre, andremo poi a vedere che addirittura lui cercò con degli scienziati di fare un certo percorso. Certamente non c'era né la strumentazione né la possibilità, come vediamo oggi anche nello studio scientifico dell'NDE, di poter avere dei risultati replicabili, chiamiamolo così, in laboratorio, che è un po' la base del test della prova scientifica. Allora, lui scrisse nel 1927 a Parigi questa frase: ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde alla quinta musicale e il calore, quindi calore, colore verde, quinta musicale. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza che questa cosa crea mi fa paura, non scriverò più nulla. Questa cosa lo mise talmente in crisi che lui stesso si ritirò in un convento per 3 mesi, cercando di meditare, di capire cos'era questa potenza che lui aveva visto prima nel miracolo di Lourdes e poi facendo questi esercizi mai ben capito come funzionassero questi esercizi da nessuno, ma lui facendo questi esercizi che ha anche cercato di descrivere, riuscì a sviluppare questa connessione mente-spirito che riusciva a produrre questa potenza, e lui dà la chiave di volta di questa attivazione, di questa capacità di attivare questa potenza spirituale attraverso queste 3 cose: il colore verde, la quinta musicale e il calore. Dalla sua famiglia, i suoi fratelli che hanno capito questo suo momento di paura spirituale, anche se sorpresi, perché il carattere di Gustavo Roll fino a quel momento era comunque un buon carattere, si trovava bene in mezzo alla gente, non era certo una persona introversa, chiusa, eccetera. Lo aiutano, esce dal convento quindi e inizia a fare degli incontri, anche dei giochi con le carte, delle cose, degli incontri con persone della Torino Bene e anche persone di altre parti d'Italia che hanno una certa cultura. Quindi inizia anche a aiutare delle persone a uscire dalla crisi spirituale, a uscire da momenti di malessere, a dare indicazioni addirittura sulla salute, attraverso questa nuova capacità che lui ha riscontrato. Vedremo poi che negli anni incontrerà anche personaggi di un certo calibro. Poi l'incontro con Mussolini, come riportato dalle testimonianze scritte nei vari libri, non andò molto bene, però non fu fatto fucilare, perché lui disse a Mussolini chiaramente che la guerra era persa, in un momento in cui la guerra stava andando tutto sommato bene per quello che riguarda le forze dell'asse. C'è da dire che non vi racconterò il fatto nei dettagli, come non vi racconterò altri fatti nei dettagli, perché rischia di diventare questo video noioso e troppo lungo. Oggi affronteremo in linea di massima quella che è la figura di Roll. Poi vedrò successivamente, oltre che farvi la recensione di alcuni libri che parlano di lui, di cercare di parlarvi di alcuni fatti in particolare. Magari faremo un video con le testimonianze su alcuni fatti particolari di Roll, così da poter spiegarvi anche nel dettaglio, senza addormentarvi, senza annoiarvi, senza che il video si dilunghi troppo, parlare di queste cose. Andiamo avanti. Addirittura che Roll, come capitano degli Alpini,
dopo l'armistizio dell'8 settembre, avendo una casa di famiglia a San Secondo di Pinerolo, quindi verso la montagna sopra Torino, e aiutò un sacco di persone, aiutò ebrei, aiutò partigiani, aiutò tutti quelli che poteva, facendoli scampare ai rastrellamenti tedeschi. Tanto che nel 1945 gli fu dedicata una targa con un ringraziamento da parte del sindaco di San Secondo, ma addirittura nel 2005 gli è stata intitolata una piazza, quando già poi gli era stata intitolata qualche anno prima una via alla sua famiglia. Nel frattempo muore il papà muore e quindi lui si sente libero dall'impegno di fare il bancario e può dedicarsi finalmente subito nel dopoguerra a quello che lui piace di più. Il papà muore nel 1934, quindi un attimo prima della guerra, e lui quindi riesce a lasciare il lavoro bancario e a dedicarsi al lavoro che più gli piaceva, che non era subito quello dell'artista, e anche in contemporanea lui iniziò a dipingere dei quadri, iniziò a fare un po' queste cose d'artista, ma era quella dell'antiquario, cioè lui comprava e vendeva antiquariato. C'è anche da dire un'altra cosa: Adolfo Gustavo Roll aveva una passione particolare che era quella per la storia e per la vita di Napoleone Bonaparte. Quindi una delle cose che i suoi ospiti alle serate a casa sua o alle serate dove che a volte svolgeva anche in altri posti, che incuriosì molto, che fece molto scalpore, era quello di far apparire per esempio una moneta dell'epoca di Napoleone dal nulla. Infatti molti furono i fatti strani che lui riusciva a far accadere. Tra le altre cose, alcune volte curava le persone, ma molto più spesso le mandava all'ospedale delle Molinette a farsi curare, a farsi guarire, dando le indicazioni sul tipo di malattia che avevano. Non era, parla uno dei primari, uno dei testimoni è uno dei primari addirittura delle Molinette dell'epoca, che lo conobbe, ne divenne amico e disse che spesso gli arrivava lì gente mandata da lui, ma lui fu testimone. Vi racconto solo questo fatto brevemente. Lui fu testimone, un giorno erano a colazione insieme in un ristorante con la vista panoramica su Torino e lui su un foglio, su un tovagliolo di carta, Roll scrisse il tipo di malattia, di tumore che aveva una signora che era al tavolo vicino. Lo scrisse, il suo amico appunto medico lo viste e lo portò alla signora e disse: signora, mi raccomando, come sta? Ma bene, dice la signora, mi raccomando, vada a farsi queste analisi e dica che lei ha questo tipo di malattia, lo faccia più presto, sennò poi sarà troppo tardi. La signora ne fu poi testimone, anche questo lo troviamo su uno dei libri di Gustavo Roll, e disse che si salvò la vita grazie a Gustavo Roll. Alcune di queste persone guarite o aiutate sono diventate poi quelle che oggi definiremo fans, le fans più fedeli di Gustavo Roll, e alcune di queste addirittura hanno scritto una o più biografie che riguardavano la vita di Gustavo Roll. Perché divennero così tanto fans di Gustavo Roll? Proprio perché grazie a lui si salvarono la vita e quindi non ebbero altro modo che ringraziarlo, che testimoniare come questo fatto particolare, esclusivo, fantastico, fantascientifico, se vogliamo, ebbe sulle loro vite, sulle condizioni delle loro vite. Gustavo Roll poi non fu neanche scevro di avere la bilocazione, ci fu più di qualcuno che fu salvato, mi ricordo una specie di incidente d'auto, qualcosa dove lui avvisò le forze dell'ordine, però l'incidente avvenne a 300 km da Torino e Gustavo Roll era a Torino in quel momento lì in compagnia di amici. E quindi come si può
non dare credito a una cosa del genere quando si hanno testimoni da una parte e testimoni dall'altra. C'è chi lo vide addirittura rimpicciolirsi, era un omone alto, lo vediamo nelle foto che vi ho fatto vedere in questo video, che vi farò vedere in questo video, rimpicciolirsi all'interno di una 500 e sparire dietro al volante, lui che non poteva starci fisicamente, e poi uscire di nuovo, tornare grande. C'è chi testimonia addirittura queste cose. Si vedevano i pennelli lavorare da soli e quindi venire fuori un quadro mentre si era a casa sua seduti a tavola. Questo era un altro fatto eclatante di cui abbiamo molti testimoni. È anche vero che quelli del CICAP hanno sempre cercato di screditarlo, dicendo che era un bravo prestidigitatore, cioè un prestigiatore addirittura di classe superiore. Lui faceva questi giochi con le carte, però vedevi delle carte che cambiavano completamente seme, quindi diventavano, che ne so, un asse di cuore diventava un 5 di picche, o la carta che si scoloriva completamente. Però per fare questo lui utilizzava, anche qua, una cosa inspiegabile, dei mazzi di carte nuove. Diceva per esempio a qualcuno degli invitati: vai giù alla tabaccheria o vai dove vuoi tu, compra un mazzo di carte nuove e facciamo l'esperimento. Questo succedeva ovviamente quando lui si sentiva, perché non è che tutte le sere, tutti i giorni aveva questo potere, come abbiamo detto, questa capacità. Nel senso che era a sua disposizione, ma scattava non sempre. Anche il fatto di essere un sensitivo nei confronti delle persone malate o delle persone che avrebbero avuto qualche difficoltà nel futuro imminente era una cosa che non succedeva sempre. A volte succedeva passando vicino, incontrando una persona, sfiorandola, e a volte magari invece non succedeva. E questo lui l'ha spiegato più volte a chiunque lo seguisse. Federico Fellini lo definì sconcertante e si legò a lui con una profonda amicizia. Ci furono personalità come John Cage, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Nino Rota, Alberto Sordi, addirittura alcuni presidenti della Repubblica italiani, Saragat e Einaudi in particolare, furono suoi ospiti, chiesero di essere suoi ospiti. Si dice anche che all'estero la regina Elisabetta II lo volle incontrare a Londra. Roll incontra successivamente anche Padre Pio, di cui abbiamo detto per alcuni versi alcune somiglianze spirituali per questi fatti un po' eclatanti come la bilocazione, a cui mostra la sua devozione. Incontra anche l'imperatore d'Etiopia, Selassè, allora chiamato Haile Selassè. Quindi non è un mistificatore come molti cercano di dimostrare, perché altrimenti poteva essere il più bravo mistificatore del mondo, visto che ha imbrogliato certamente non il bimbo Gigi della porta accanto o la signora Maria, l'anziana signora Maria di 85 anni a casa, ma è riuscito a imbrogliare il fiore della società moderna. Gustavo Roll è un uomo che Dio ha mandato fra di noi per renderci migliori. È semplicemente un grande illuminato. Signor Roll? Pronto? È in linea? Sì, Buonasera. buonasera. Io sono molto contenta che lei sia, anche se telefonicamente, presente a Domenica Inn. È molto gentile. E vorrei che lei, con le sue parole, desse un augurio a tutti questi ragazzi che ci circondano. Trasmissione, visto che le sue parole tutti sappiamo che fanno veramente bene. È molto gentile, molto buona. La sua fama si espanse talmente tanto che sia Walt Disney prima che poi John Fitzgerald Kennedy chiesero di incontrarlo, e Kennedy lo incontrò nel suo unico viaggio in Italia. Ma non è l'unico capo di Stato americano che lo incontra. Nel 1981 Ronald Reagan
ha inviato un telegramma a Adolfo Gustavo Roll e per ringraziarlo per il suo aiuto. Infatti si dice che, io qualche anno in più me lo ricordo, ma allora fu rapito il generale statunitense James Lee Dozier. Fu l'epoca in cui fu rapito anche Aldo Moro, fu rapito il generale Dozier. E pare che Gustavo Roll diede indicazioni attraverso le quali fu ritrovato e liberato il generale Dozier. Qui troviamo Piero Angela e il giornalista Tullio Regge, i quali assistirono anche a alcune delle sue performance e dissero che era molto bravo nel fare prestigiazione, che era un bravo prestidigitatore, perché loro lo chiamarono così, prestidigitatore, e però secondo loro era un bravissimo illusionista. Ma chi partecipò assieme a loro a questi eventi disse che entrambi questi personaggi, cioè Piero Angela e Tullio Regge, erano prevenuti, in quanto mai successe di vedere una moneta attraversare una parete, quindi questo non poteva essere un gioco di illusionismo. Un'altra delle situazioni particolari che successe durante gli incontri con Roll fu quella che tutti gli ospiti si ritrovarono immersi nella sabbia di una spiaggia fino alle ginocchia. C'erano seduti a tavola e si trovarono improvvisamente la stanza piena di sabbia fino alle ginocchia. Quindi furono queste le cose, gli atti particolari che fecero capire che non poteva essere un semplice illusionista, un semplice ma una persona straordinaria, perché allora non c'era neanche la tecnologia per poter riempire improvvisamente una stanza di sabbia fino alle ginocchia. Poi anche questo fatto dei pennelli che dipingevano da soli, questo fatto che lui faceva trasportare una mela da una stanza all'altra, tutti seduti a tavola, uno degli ospiti prendeva una mela, andava a depositarla nella stanza di là su un tavolo, poi tornavano lì e improvvisamente la mela compariva di qua. Un altro dei trucchi che lui faceva, scriveva un risultato su un pezzo di carta, lo dava a un ospite, gli diceva di infilarlo nel taschino della giacca o nella tasca dei pantaloni, e poi una volta avvenuta la cosa lui tirava fuori il biglietto e verificava che gli era stato quello che gli era stato predetto nel biglietto. Quindi Adolfo Gustavo Roll era sicuramente un personaggio molto potente dal punto di vista spirituale. Lui parlava di Dio volentieri, ma non era, cerco di definirlo con parole mie, scusatemi, dalle nostre parti in Veneto si dice un cesarotto, cioè un uomo di chiesa, chiuso, un bigotto. Assolutamente era una mente brillante, una mente aperta, uno spirito, un cuore aperto, e quindi parlava di Dio in maniera non prettamente religiosa, ma in maniera proprio spirituale. Addirittura lui disse che queste capacità che lui aveva ottenuto sono facoltà a cui tutti gli uomini potranno accedere e possono accedere, e che fra un po' di anni sicuramente la scienza riuscirà a dare una spiegazione a quanto lui riusciva a fare. Spero di avervi detto un po' tutto su quello che riguarda Adolfo Gustavo Roll. Sì, è vero, abbiamo parlato più della sua vita, ma in prossimi video cercheremo di parlare invece delle testimonianze, dei libri che ne parlano, e magari se riusciremo anche di postarvi qualche piccolo pezzo di intervista o di video in cui c'è Adolfo Gustavo Roll. Anzi, se riesco, se YouTube non me lo cassa, magari qualche pezzettino di pochi secondi ve lo metto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Armanno. Ciao!